Benvenuti, viaggiatori dell'anima e cercatori di verità nascoste sotto le luci del glamour. Avete attraccato nel porto sicuro delle emozioni, siete su stelle turche rivelate. Oggi vi chiedo di abbassare le luci, mettere in pausa il rumore della quotidianità e ascoltare con il cuore. Mentre il mondo corre, strepita, celebra e promette, noi ci fermiamo per guardare un dettaglio, un sussurro digitale più assordante di un'orchestra. Parleremo di Sinem Unsal, di Ozan Akbaba e di quella frase non detta, sospesa nella notte di Capodanno, che ha lasciato milioni di fan senza fiato. Non è una storia di addii, è una lezione di vita. Prima di entrare in questa analisi intensa e curata, vi invito a far parte della nostra famiglia. Lasciate un mi piace se apprezzate la profondità, iscrivetevi al canale per imparare a leggere oltre le apparenze e, per chi desidera sostenere il nostro lavoro di esplorazione emotiva, il pulsante abbonati è il vostro pass privilegiato. Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro quei tre puntini? Cominciamo. Immaginate la scena. Il pianeta intero prepara il passo verso il 2026. Le strade delle metropoli si riempiono di una tempesta di coriandoli. Il cielo si accende di fuochi artificiali che sfidano le stelle. E da ogni luogo risuona un conto alla rovescia recitato all'unisono. I calici di cristallo si sfiorano in brindisi scintillanti, le promesse di famiglia si riciclano con sorrisi lucidi, pronte per essere lanciate sui social. In mezzo a questa celebrazione collettiva, dove l'imperativo sembra essere mostrarsi, una donna ha scelto la via della sottrazione. Sinem Unsal, un volto che conosciamo e amiamo, ha deciso di non aggiungere l'ennesima cartolina prevedibile al carosello infinito di Instagram. Niente brindisi luccicanti, niente didascalie brillanti con il timbro di un ufficio stampa, nessuna felicità preconfezionata per nutrire l'algoritmo affamato. Invece, ha lanciato nella notte una frase precisa, tagliente come un bisturi, come una porta lasciata socchiusa su una stanza nella quale non siamo certi di poter entrare. Non era un ritratto filtrato della sua bellezza. Non era un proclama pubblico di trionfi professionali o un amore eterno da copertina. Era soltanto una frase con un battito, una pulsazione che si avvertiva proprio nella pausa che seguiva. Nel 2026, l'unico cambiamento che spero è, e lì si è fermata. Un pensiero sospeso nell'aria rarefatta di mezzanotte. Un'ellissi che ronzava più forte di un urlo. Naturalmente, la macchina del gossip di Istanbul, sempre pronta a montare la tempesta, si è messa in moto all'istante. Che cosa c'era dietro quella pausa? Sinem, amatissima ma osservata con 10.000 occhi, è cresciuta davanti alla camera e ha imparato l'arte della sopravvivenza dietro di essa. E proprio accanto a lei c'è Ozan Akbaba, disciplinato, intenso nel silenzio. Un protagonista la cui dedizione al mestiere è ammirata tanto quanto la pacata fermezza che mostra lontano dal set. I loro impegni raramente coincidono, le loro esistenze sono un groviglio raffinato di scadenze. I loro nomi in un titolo di giornale bastano per incendiare l'immaginazione collettiva in pochi secondi. Così, le domande sono arrivate a ondate, come una marea che sale. Era un rimprovero nascosto per lui? Un avvertimento mascherato da poesia criptica? O il primo tremito di un terremoto emotivo imminente? Ai tabloid hanno fatto ciò che sanno fare meglio. Spingere le dita contro una superficie lucida finché credono di scovare una crepa. Hanno cercato il dramma, la rottura, la crisi. Eppure, a uno sguardo più attento, il tono del messaggio di Sinem non aveva un grammo di panico. Mancava quell'energia frenetica e disperata che accompagna le fughe dell'ultimo minuto e le implosioni pubbliche delle coppie famose. Al contrario, aveva centratura, aveva chirurgica precisione. Sembrava la voce di una donna che ha imparato a stare in equilibrio anche quando il mondo si inclina pericolosamente. Non era un razzo lanciato al cielo da una nave che affonda. Era una scelta misurata, l'annuncio solenne di una capitana che ha smesso di prendere ordini urlati dalla riva e ha iniziato a tracciare il proprio corso in mare aperto. Fonti molto vicine a Sinem, quelle che sussurrano la verità lontano dai microfoni, confermano che quel post non era un numero da champagne né un teatrino passivo-aggressivo. Era il distillato di mesi trascorsi a ritirarsi dal rumore di fondo per riascoltare la sua voce. Sinem ha smesso di aspettare che la vita la sorprenda. Ora vuole plasmarla. E no, precisiamo subito per calmare gli animi in subbuglio. Non cerca un nuovo partner, un nuovo entourage o una fuga in un'altra città. Quello che desidera è un profondo aggiustamento di ritmo, un modello diverso di dare e ricevere energia,
Un reset totale di ciò che il mondo ha diritto di vedere e di ciò che appartiene solo a lei. Non sta cercando un cast diverso per il film della sua vita, sta semplicemente riscrivendo la sceneggiatura. Chi le è vicino ne percepisce i contorni netti. Non vuole piegare Ozan a qualcosa che non è. L'affetto tra loro è reale, profondo, radicato. Ciò che cerca è più candore, meno performance. Un respiro più lento e consapevole in mezzo alla tempesta mediatica. Un passo più saldo quando agenda, ipotesi e sconosciuti iniziano a erodere i margini dei loro giorni. Vuole meno provini per l'approvazione pubblica e più istanti senza guardiani alle porte. Dove prima smussava le parole per non disturbare, adesso sembra pronta a lasciare che la verità sia gentile senza essere compiacente. Per anni, il pubblico ha incorniciato Sinem e Ozan come un ideale intoccabile. Brillanti, senza sforzo, i beniamini che tutti vorrebbero vedere sempre perfetti. Eppure, spogliate le passerelle, i voli intercontinentali, gli account fan pronti a studiare ogni sguardo. Ciò che resta sono due persone che provano a costruire una vita in una stanza affollata. Due carriere esigenti. Calendari capricciosi. Un pubblico che urla dalle finestre che dovrebbero rimanere chiuse. Sotto questa pressione, il desiderio di cambiamento di Sinem smette di sembrare criptico e comincia a sembrare pratico, necessario. Gli addetti ai lavori riassumono così il suo obiettivo. Una vita disegnata sulla chiarezza reciproca e su confini fermi. Non un carnevale in cui chiunque con un megafono possa dirigere lo spettacolo. La frase è semplice, ma l'impatto enorme. Sia Sinem sia Ozan hanno cavalcato onde di malintesi. Screenshot senza contesto, voci raddoppiate durante la notte, messaggi filtrati da 10 bocche benevole ma dannose. La loro stella polare per il 2026 non è la separazione, nonostante i sussurri ansiosi. È la protezione. Lei vuole un cerchio dove contino solo due voci, la sua e la sua. Non distanza dall'amore, ma difesa attiva di esso. Vi è mai capitato di sentirvi così? Come se il mondo di fuori avesse troppo potere sulla vostra vita privata? Pensate che questa decisione di chiudere le porte possa rendere il loro legame più forte? Ditemelo nei commenti. E ricordate, se state apprezzando questa lettura in profondità, il pulsante abbonati è il modo migliore per sostenere il nostro canale e permetterci di continuare a portarvi contenuti di questa qualità. Un cardine del piano di Sinem è ridurre la sua impronta pubblica. Più vita, meno parole, così gli amici sintetizzano il suo nuovo mantra. In un'epoca digitale che scambia l'abbaglio per calore, Sinem sta uscendo in silenzio dall'abbagliante riflettore. Ha confidato ai suoi che la gioia non cresce in una stanza di regia. A volte li evapora, rarefatta da letture sbagliate e proiezioni altrui. Spostare il cuore in stanze più protette non è un trucco per ingannare le telecamere, è sopravvivenza per lo spirito. Crede fermamente che una relazione non narrata di continuo per un pubblico sia più gentile, più forte, più incline a durare per entrambi. Meno intimità performativa, più vicinanza reale. Meno sguardi addosso, porte più solide. Quando le voci esterne si spegneranno, pensa di poter riascoltare il suo istinto e i pensieri senza corazza di Ozan finché qualcosa di inamovibile non comincerà a vibrare tra loro. La storia di Sinem oggi non si può raccontare senza tracciare come Ozan stia cambiando con lei. Chi gli sta attorno ripete una parola che affiora in ogni sua conversazione: equilibrio. È noto per spremersi fino all'ultimo per i ruoli, un perfezionista che prova finché il lavoro non sembra naturale. Sentirlo parlare di ricalibrazione e assistere a uno spostamento di priorità non ha una resa dell'ambizione. Non sta allentando la presa sul mestiere. Si sta assicurando che l'uomo sotto il costume abbia ancora spazio per respirare. La sincronia, entrambi arrivati alla stessa conclusione mentre l'orologio vira verso l'anno nuovo, sembra meno coincidenza e più allineamento delle stelle. Durante una piccola cena di Capodanno con amici fidati, si dice che Ozan l'abbia messa così. Non stiamo rincorrendo una vita nuova di zecca, stiamo snellendo quella che già custodiamo. Lasciate che vi entri sotto pelle. Meno tempeste, radici più robuste. Meno messaggi fraintesi, più conversazioni tenute guardandosi negli occhi. Meno applausi misurati in visualizzazioni, più risate che non appartengono a nessun altro se non a loro. Insieme stanno abbozzando le regole di casa di una fortezza non fatta di pietra, ma di scelte quotidiane. Non lasciare che lo stress del set occupi il divano. Rifiutarsi di rimandare le conversazioni tenere finché la stanchezza non le rende fragili. Offrirsi fiducia reciproca prima di ascoltare la folla.
Forse la parte più coraggiosa della decisione di Sinem è il rifiuto quieto di essere accondiscendente a ogni costo. Conosce la sua immagine pubblica, gli spigoli ammorbiditi, il calore che scioglie i nodi, il sorriso che rimette in equilibrio la stanza. Ma gentilezza e pacificazione non sono sinonimi, e la dignità a volte esige deludere chi ti preferiva compiacente. Chi le vuole bene dice che ha smesso di portare il peso del comfort altrui. Seguire la sua bussola interiore si tradurrà in confini più fermi, no brevi e senza sensi di colpa, meno spiegazioni chilometriche pensate per guadagnare approvazione unanime. Non è vendetta, è un nuovo piano di seduta nel teatro della sua vita. Chi appicca caos finisce nelle ultime file. Chi porta curiosità, pazienza e grazia, come Ozana, si avvicina al centro. Chiamatela igiene emotiva. Chiamatela un reset scritto in nome della chiarezza mentale. Il punto è la crescita. Può spaventare chi si era affezionato a una versione più mansueta di te, quella che sorrideva anche quando la stanza ti ingoiava la voce. Ma la maturazione spesso disorienta il pubblico arrivato per i grandi numeri e rimasto per il bis. Sinem sta riscrivendo la scaletta del concerto. E allora, che dire di quella frase interrotta? Se guardate bene, il significato affiora come l'alba sul Bosforo. Il 2026 non parla di andare via. Parla di irrobustire i muri portanti. Quel frammento non era un grido d'aiuto. Era una pianta architettonica. Sinem ha smesso di pregare il meteo. Sta costruendo un riparo che può resistere. Vuole che il volume di fuori sia così basso da sentire le due voci più importanti nella stanza, la sua e quella dell'uomo che ama. Non alla deriva, ma in un luogo dove fama e paura respirano a fatica. Una stanza piccola colma di parole semplici, silenzi pensati e confini che non sembrano steccati ma muri caldi, accoglienti. E lì, l'amore smette di essere uno spettacolo. Diventa una pratica. Meno tappeti rossi, più caffè al mattino con i calzini. Meno performance, più promessa. Lo si avverte quasi. Il ronzio dolce di due vite che si allineano in un modo che la camera non può catturare, per scelta e ripetizione, ancora e ancora. Siamo arrivati alla fine di questa analisi che scava nel profondo. Sinem Unsal e Ozan Akbaba ci stanno insegnando qualcosa di prezioso. Il vero amore non è quello che si mette in mostra, ma quello che si protegge. Se questa visione di un amore maturo e consapevole vi ha toccati, se anche voi sognate un 2026 di più vita e meno parole, mettete un like a questo video. Condividetelo con chi ha bisogno di ricordare che la privacy è un diritto, anche per le stelle. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi capitoli di questa storia che si scrive in silenzio. Grazie per aver ascoltato. Un abbraccio da stelle turche rivelate. A presto!